Ciao a tutti ragazzi, oggi mi sono svegliato presto come se stessi per andare a lavoro, solo che è sabato, dunque non mi sono rimesso a dormire, ma mi sono detto perché non fare un orto rialzato? E allora sono andato al brico e ho comprato un po' di ferro. Ora con saldatrice e flessibile cerco di mettere assieme il tutto sperando di fare un lavoretto come si deve. Voglio farlo rettangolare con le ruote, ma passiamo subito al pratico. Questi due li avevo già, infatti sono un po' rovinati perché erano fuori, e gli altri che ho comprato stamattina invece li userò per fare le gambe perché sono in acciaio e dunque dovrebbe arrugginirsi un po' meno. Dunque preparo subito tutto, prolunga, saldatrice flessibile e via che si parte. Anzi, prima è meglio che faccio la misura. Vorrei metterlo in quel punto qui, quella zona qua proprio, perché almeno resta riparato dal tetto e anche la camminatoia, diciamo, resta sgombra. Faccio una sorta di misura per fare un sistema che stia abbastanza in parte, non sia in mezzo, e vediamo un attimo. Io dal muro al prato ho circa 120, dunque direi che se facessi una roba tipo 40 o 50 o 45 potrebbe andare più che bene. Allora, questa è lunga 2,20. Farò 160 di lunghezza e 40 di larghezza. Allora 160 taglierò. Qua gli faccio un segno col cacciavite giusto per capire dove è il mio 40 e lo faccio subito anche di qua. Allora farò semplicemente così. Userò questo, che questo più questo appoggerò la calamita e poi gliela appoggerò anche sull'altra, così sarò in grado di tagliare il più preciso possibile e dritto. Anche tu, guardi i miei video senza iscriverti? Mi faresti un grande favore se ti iscrivessi, così posso continuare a portare contenuti di qualità e proseguire il mio viaggio youtubiano. Proseguiamo. Primo taglio fatto, per il secondo userò sempre questo, così saprò che qua sono su tutto e dunque basta che seguo questo taglio qua. Non ho mai tagliato così dritto in vita mia. Veramente sto coso salva la vita. Bene, è già arrivato il momento di saldare. Preparo subito la struttura così capite meglio come ho intenzione di fare. E l'ultimo andrà qua. Qua ho i miei 90 gradi. E adesso gli darò un puntino qua. Accendiamola. La maschera a saldare la utilizzo, poi non dite che non uso le sicurezze. Ok, una volta che gli ho dato il primo puntino è meglio girarla per bloccare il ferro, altrimenti tende a aprirsi. Se non metto la massa non funziona. La prossima volta ne compro una senza massa. Perfetto, anche secondo puntino messo, adesso la mia L è bella ferma e posso fargli gli altri punti prima di saldare tutto bene. Ormai da qui non si muove più, dunque posso fargli la saldatura e venite qua. Per adesso si presenta così, poi gli darò comunque una flessibilata e da qui non dovrebbe più muoversi. Ora attacco subito anche gli altri due pezzi, così posso proseguire. Questo succede quando si toccano massa e la torcia. Ok, una volta livellata bene la superficie dovrei riuscire a fare una saldatura migliore. Magari vi siete chiesti se li avete visti perché ci sono quei buchi qua,
è perché le avevo usate a fare un'altra cosa e dunque le ho riciclate. Non penso che li tapperò perché tanto non mi dovrebbero dar fastidio. Se mi dovessero dar fastidio, allora a colpi di saldatrice li tapperò. Bene, il puntino è bello in centro, dunque posso subito girare e fare stessa cosa anche di là. Top, non dovrebbe più muoversi, via che saldo. Sta iniziando pian piano a prendere forma, finisco subito di saldare qua. Ora chiudiamo la struttura. Beh, comunque la distanza che ho tra qua e qua è quasi uguale. Mancherà tipo 2-3 mm, dunque adesso sono stato anche abbastanza bravo. Posso dargli una puntata qua, così da bloccare quasi il tutto. Primo elettrodo andato. Stavolta, invece di girarla e risaldare qua, la blocco subito di là. Gli elettrodi non so perché mi hanno insegnato a tenerli così. A me, diciamo di naturale, mi verrebbe metterlo così, però a me mi hanno sempre insegnato a metterlo in salita. E ormai ho imparato così e sinceramente mi trovo bene. No! Ecco, mi si è staccato il punto che avevo dato di là. Provo metodo classico, prima lo punto di qua e poi lo punto di là. Così dovrebbe stare tutto fermo. Ora saldo di qua. I quasi 29 anni si sentono. A stare appoggiati in terra è sempre un po' più critica la situazione. Però comunque, facendo il punto della situazione, la struttura definitiva è questa. Questa sarà quella altezza, diciamo, bacino. Ora non resta che ripassare tutte le saldature che ho lasciato indietro per fissare il tutto. Prima tolgo la scoria perché comunque è importante toglierla, perché se saldi sopra la scoria non tiene molto. Anche se comunque questi elettrodi qua per l'acciaio non ne fanno molta di scoria, però c'è. Top. Comunque la struttura già mi piace, è bella. Se sarò in grado di finirla non lo so, ma lo scoprirete voi nei prossimi episodi. Per il momento il mio rettangolo l'ho fatto, questo è certo. Niente, ho disimparato come si salda. Provo a avvicinare la massa, non lo so. A parte che non sono mai stato capace. Ok, sono abbastanza soddisfatto del risultato. Ora gli aggiungo le 4 gambe con i pezzi che ho comprato stamattina. Ma prima, dato che non sono pagato a ore e nemmeno a niente, faccio una pausa. Rieccomi, lo giuro capo che ho fatto solo 5 minuti. Ora posso tagliare le 4 gambe e metterle. Questo è acciaio, difatti ha un colore leggermente diverso, però è comunque un quadrato di 3x3, dunque si adatta alla perfezione. Allora, adesso vediamo un attimo che altezza potrei fare. Io direi tipo di lavorare almeno a quell'altezza qua. Dopo calcolate che comunque ci sarà la terra, dunque tanto così in più. Però una roba del genere, secondo me come altezza potrebbe andare. Dunque arriverò circa qui, al busto. Vediamo quanto ho. 90. Direi che le gambe tagliate a 90 sarebbe un buon compromesso. Vediamo il tavolo quanto è questo. Questo qua, ecco, il tavolo è 80. Dunque ci sto su giusto con le mani appoggiate qua, dunque potrei fare anche 80 anch'io. L'ho fatto appunto per non piegare la schiena. Cacciavite per segnare. Posso partire col taglio.
uso l'altro pezzo, così qua è tagliato di netto col seghetto, anche se qua ho il pavimento storto, guardate. Comunque questa cosa è troppo utile, non dico lavoro sottovalutato, perché sapevo che era utile, ma non pensavo così tanto. Anche questa cosa qua, cioè. Cioè, guardate, dai, nel senso. Cioè, ditemi voi, cioè, dai, che perfezione è. Cioè, guardate un attimo, dai. Cioè, tagliati a flessibile. Dai, manca l'ultima. L'ultima di solito è quella dove ci si fa male. Farò il possibile. È stata dura e lunga, ma ce l'abbiamo fatta. Ora ho recuperato questi 4 pezzi di avanzo, più le 2 verghe intere, che sicuramente non butterò perché verranno buone. Bene, eccoci giunti al prossimo step. Ora attacco le gambe sulla struttura. Via. Qua direi una cosa di questo genere. Devo fargli via un po' la saldatura perché sennò non mi fa stare dritto questo. È arrivato il momento di saldare. E direte anche, era ora, lo dico anch'io. A parte che per voi è passato poco. Glielo metto qua. Evviva! Madonna! Ho visto da qui, mi sembra anche di esserci. Però effettivamente ci sono. Puntiamo. È leggermente aperto, ma non ho capito perché. Mentre di qua va bene. Dunque, sapete cosa faccio? Me ne faccio una ragione. E proseguo. Prima gamba fatta, proseguiamo con le altre. Poi magari farò le finiture più tardi. Diciamo, comunque adesso questa gamba qua non si muove più. Ovviamente sempre fino a prova contraria. Guardate, se tornassi indietro forse ne prenderei 2, così metti uno di qua e uno di lì e sai che sei tranquillo. Però sono un poveraccio, dunque uno più che abbastanza. Tiene. Anche per questo ci siamo, lo dico piano, ma... E adesso, siccome lavorare in piedi dicono sia più comodo, questa gliela appoggio qua, forse è meglio più in centro, e intanto punto questa. Molto contento di questa struttura, adesso che sta lontanamente iniziando a prendere forma. Vediamo di non sbagliare il quarto. Detto fatto, scopriamolo. Con un cacciavite storto riesco a capire che qui è bello livellato. Dunque, dai, non stiamo qui al millimetro, posso iniziare a saldare. Però sono un preciso, dunque 2 colpetti devo darglieli. Oh, dai. Ma sì, dai. Alla fine glielo ho dati 2 colpetti. Quando si salda in salita tipo qua, va fatto sempre dal basso verso l'alto, perché se fai dall'alto verso il basso praticamente saldi sulla scoria e non tiene. Così dicono. Oh,
Prova calcio superata. Bene ragazzi, adesso finisco fuori un po' i punti dove non ho appunto saldato ma solo puntato, e poi vi faccio vedere il risultato. Ok, ho appena finito qualche ritocchino qua e là. La struttura per il momento si presenta così, ve la faccio vedere in primo. C'è ancora la massa attaccata. Comunque questo primo episodio finisce qui. Spero che abbiate apprezzato questo video, e se vi piace sapete che questa serie continuerà fin quando non sarà ultimato. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi, mi raccomando, che mi aiutate un sacco, e qui in sovraimpressione vi lascerò un altro video. Comunque YouTube consiglia sempre quello che fa al caso vostro, perché appunto io seleziono sempre il migliore per lo spettatore, dunque in base al vostro algoritmo YouTube vi consiglia il video. Dunque gustatevelo, e noi ci vediamo alla prossima puntata.